Iniziamo in Vajrasana, separiamo le ginocchia, manteniamo gli alluci uniti. Piano piano i palmi scivolano a terra, stendiamo la colonna, ci avviciniamo al pavimento. Appoggiamo delicatamente la fronte a terra. Portiamo in appoggio i polpastrelli che spingono per avvicinare un po' di più i glutei e i talloni, le braccia tese. Respiri ampi e profondi che vanno ad allungare la colonna. Sentiamo quando l'inspirazione si fa profonda, piano piano sentiamo espandersi la muscolatura della schiena verso l'esterno e quando espiriamo sentiamo che si rilassa, si ammorbidisce. Respiri ampi e profondi. Manteniamo le spalle ben distanti dalle orecchie. Allunghiamo bene il collo. Ora morbidi movimenti. Una leggera torsione verso sinistra. Lasciamo scendere verso terra la spalla destra. Ruotiamo anche il capo. Ed ora ruotiamo il tronco verso destra. Scende verso terra la spalla sinistra. Lo faremo più volte in modo morbido, sentendo che piano piano la muscolatura inizia a cedere, ad allungarsi. Ritorniamo al centro. Andremo ad infilare il braccio destro sotto al sinistro. Manterremo per qualche istante il petto rivolto a terra. Allunghiamo bene le braccia, scendiamo il più possibile con l'ascella sinistra a terra. Andremo a portare il braccio sinistro sul destro. Il palmo sinistro scivola per sovrapporsi al destro. Arretriamo bene la spalla sinistra. Per intensificare appoggiamo a terra la mano sinistra che va a spingere, quasi a voler distendere il braccio sinistro. Riappoggiamo il palmo sinistro sul destro. Il braccio sinistro ritorna, si intreccia davanti al petto. Le braccia si allungano bene verso l'esterno. Abbandoniamo il capo in avanti. Avviciniamo il mento al petto. E lì dove sentiamo allungamento, portiamo il respiro. Sciogliamo, distendiamo le braccia. Infiliamo ora il braccio sinistro sotto al destro. Spingiamo bene l'ascella destra verso terra. Poi braccio destro sopra il sinistro, arretra il palmo per sovrapporsi. Spingiamo indietro la spalla destra. Per intensificare appoggiamo i polpastrelli della mano destra e spingiamo bene indietro per aumentare la torsione. Riappoggiamo e anche il braccio destro si intreccia sotto il petto. I palmi sono rivolti verso l'alto. Anche qui abbandoniamo il capo in avanti, avvicinando il mento al petto. Respiri ampi e profondi. Sguardo a terra, sciogliamo l'intreccio. Appoggiamo gli avambracci a terra. Flettiamo le dita dei piedi. Piano piano avviciniamo i glutei e i talloni. Le mani spingono. Ci fermiamo per qualche istante e sentiamo la pelle della pianta dei piedi che inizia piano piano ad allungarsi. Sentiamo le dita che iniziano a flettersi un pochino di più. Avambraccia a terra, saliamo. Dorso dei piedi a terra, inspiro in arco sacro. In successione lombare, dorsale, gli avambracci spingono bene, spalle ben indietro, apro il collo, fletto le dita dei piedi, gobba, parto sempre dal basso, sacro, lombare, dorsale, cervicale, dorso dei piedi a terra e ancora il movimento inizia a diventare più morbido, più armonioso, più fluido. Lo faremo alcune volte.
apro bene il petto, mantengo lì dove sono i palmi delle mani, distendo le braccia, mantengo la curva della colonna, avvicino i glutei e i talloni, i palmi scivolano indietro, si appoggiano sulle cosce, piano piano srotolo la colonna, unisco i palmi delle mani davanti al petto, appoggio i pollici al centro del petto, respiro profondamente, distendo bene le braccia, separo i palmi, sollevo i glutei, li allontano dai talloni, dorso dei piedi a terra, piano piano ruoto le braccia indietro, salgono ancora, piano piano inarco la colonna, sacro, lombare, addome forte, dorsale, cervicale, il capo è sostenuto, spalle distanti dalle orecchie, lo sguardo al cielo. Ritorniamo, piano piano ruotiamo il tronco bene verso destra, scendono le mani a terra, risaliamo, allungo bene, ancora in arco, addome forte, ritorniamo ancora sempre a destra, una bella torsione, risaliamo, inarchiamo bene, ultima volta, sempre a destra, mantengo, allungo bene le braccia verso l'esterno, scendono le mani, salgono le braccia, allungo, apro bene, ruotiamo bene il tronco verso sinistra, spingo bene indietro la spalla sinistra, scendono le mani e inspiro ancora, apro bene, vedete che piano piano il movimento inizia ad essere un po' più fluido. Saliamo, mani a terra, scivoliamo bene in avanti. Manteniamo le mani dove sono con una bella gobba, ci portiamo in quadrupedia. Sistemiamo gli allineamenti, le spalle scendono sopra i polsi, le dita delle mani sono ben separate, dorso dei piedi a terra. Inspiro, ancora in arco. Piano piano appoggio a terra le dita dei piedi e ancora una bella gobba. Dorso dei piedi a terra, srotola la colonna, sempre partendo sacro, in suggestione lombare, dorsale, ruoto le spalle indietro, apro il petto. Ancora. Ultima volta. Mantengo il dorso dei piedi a terra, fletto le dita dei piedi, apro il braccio sinistro lateralmente, parallelo al pavimento, lo infilo sotto al destro, appoggio la spalla sinistra a terra, piano piano scivola la mano destra, il braccio si distende sopra l'orecchio, spingo bene indietro la spalla destra. Respiro, scivolo con il palmo, lo appoggio davanti al viso, spingo, sfilo il braccio sinistro, lo riporto parallelo e ritorna a terra, braccio destro parallelo al pavimento, lo infilo sotto a sinistro, scendo a terra con orecchio e guancia, piano piano lascio scivolare il braccio sinistro sopra l'orecchio, vedo di spingere bene la spalla sinistra indietro, respiro, ritorno, spingo, sfilo il braccio, mano a terra, dorso dei piedi a terra, inspiro in arco, fletto le dita, riprendiamo il movimento che abbiamo visto prima. E ancora, curvo bene la colonna, spingo i palmi, arrotondo più possibile, dorso dei piedi a terra e srotolo. Ancora. Ultima volta. E sentiamo come il corpo man mano inizia ad ammorbidirsi. Scendiamo allineando la colonna.
Un passo in avanti con i palmi delle mani, spingiamo bene, solleviamo le ginocchia, le manteniamo piegate e iniziamo piano piano ad ammorbidire la muscolatura posteriore delle gambe, piegando alternativamente e distendendo le gambe in Adho Mukha Svanasana. Possiamo accompagnare il movimento anche con il tronco, un movimento morbido. E poi entrambe le ginocchia si piegano e si distendono, cercando di avvicinare quanto più possibile i talloni a terra. Pieghiamo e distendiamo. Manteniamo. Cerchiamo di allungare bene la colonna, portiamo il respiro nella parte posteriore delle gambe e lungo la colonna. Inspiro ed espiro profondamente. Piego nuovamente le gambe. Sguardo alle mani e piano piano camminiamo con i piedi verso le mani. Manteniamo le gambe leggermente piegate. Salgono le braccia, mani e gomiti opposti. Manteniamo l'addome e il petto quanto più possibili aderenti alle cosce. Abbandoniamo la testa, il tronco. Respiri ampi e profondi. Piano piano andremo a distendere quanto possibile le gambe e ripieghiamo. Manteniamo per qualche istante e ripieghiamo, sciogliamo la presa, salgono le braccia posteriormente, inspiro, piano piano ci portiamo in Utkatasana, spingono le piante dei piedi e saliamo, piano piano ci allunghiamo bene verso l'alto, rientriamo l'addome, gambe forti, inarchiamo leggermente indietro. Ritorniamo. Possiamo piano piano portare la gamba destra davanti alla sinistra, manteniamo i mignoli vicini tra di loro, apriamo un pochino verso l'esterno i talloni, scende il braccio sinistro lungo il corpo, allungo il braccio destro, la mano sinistra comincia a scendere lungo la coscia, ci flettiamo lateralmente, la gamba destra quanto possibile spinge sulla sinistra. Respiri ampi e profondi lungo il fianco destro. Sale il braccio sinistro e risaliamo. Accavaliamo ora la gamba sinistra alla destra, mantenendo i mignoli vicini tra di loro e i talloni aperti verso l'esterno. Apro il braccio destro, lo porto lungo l'esterno della coscia. Sale il braccio sinistro. Ci flettiamo lateralmente verso destra. Porto il respiro su tutto il lato sinistro. Sale anche il braccio destro. Inspiro, ritorno. Inspiro, allungo, inarco leggermente indietro. Piego le ginocchia, apro le braccia lateralmente e scendiamo. Manteniamo le gambe leggermente flesse, ancora per qualche istante abbandono la testa, il tronco, le braccia morbido. Respiri ampi e profondi. Sguardo a terra, distendiamo la colonna, un passo indietro, con la gamba sinistra, ginocchio a terra. Scivoliamo indietro con il ginocchio per distendere bene la parte anteriore della coscia. Palmo della mano sinistra a terra, sale il braccio destro. Piano piano distendo la gamba sinistra mentre il braccio destro ruota. Continua a ruotare e quando scende verso terra si appoggia nuovamente il ginocchio sinistro. Risalgo e a terra. Ancora. Ultima volta, mantengo. Ruoto, porto la mano a terra, un passo indietro, Adho Mukha Svanasana.
Qualche bel respiro profondo ancora. Sguardo tra le mani. Inizia a camminare nuovamente con i piedi verso le mani. Mantengo le gambe ancora leggermente piegate, un passo indietro. Con la gamba destra, ginocchio a terra. Ci ricordiamo sempre degli allineamenti, ginocchio, caviglia, palmi a terra. Sale il braccio sinistro, ruota, si porta perpendicolare, distendo la gamba destra. Scende e scende anche il ginocchio. Manteniamo. Lo sguardo è al cielo. Ruoto bene indietro, palmo sinistro a terra. Adho Mukha Svanasana. Andremo a portare al centro il piede sinistro. Accavalliamo la gamba destra alla sinistra. I mignoli si toccano come prima, i talloni aperti verso l'esterno. Proviamo a piegare, a distendere le gambe. Manteniamo per qualche istante come prima la gamba che sta davanti, in questo caso la destra, spinge un pochino sulla gamba che sta dietro, in questo caso la sinistra. Bene, sciogliamo, la gamba destra sale indietro, è capata. Qualche bel respiro profondo. Solleviamo il tallone sinistro, sguardo tra le mani, ginocchio sinistro a terra. Appoggiamo a terra le dita del piede destro. Andremo a far perno sul ginocchio sinistro, portiamo dietro la tibia e il piede. Ruotiamo in avanti le dita del piede destro. Sale il braccio destro sopra l'orecchio, apriamo. Qualche bel respiro profondo. Il braccio destro ruota in un movimento morbido. Sale perpendicolare, sguardo a terra, sale la gamba destra, le dita del piede destro sono rivolte in avanti. Riappoggiamo il piede a terra, portiamo il palmo della mano sul cuore, inspiro bene indietro, apro il petto, espiro, chiudo, inspiro, apro ed espiro, chiudo. Un'ultima volta, apro bene, ritorno con la mano destra vicino alla sinistra, faremo da perno con il ginocchio sinistro, piego anche il destro, spingo e saliamo. Adho Mukha Svanasana, ancora qualche respiro profondo. Andremo ora a portare il piede destro al centro, la gamba sinistra davanti. Pieghiamo e distendiamo. Manteniamo. La gamba sinistra, la gamba davanti, spinge su quella posteriore per allungarla un pochino di più. Sciogliamo la posizione, gamba sinistra che sale, è capata. Adho Mukha Svanasana. Sale il tallone destro, sguardo tra le mani, porto il ginocchio destro a terra. A terra le dita del piede sinistro, faremo da perno con il ginocchio dietro, portando tibia e piede posteriormente. Ruotiamo le dita del piede sinistro in avanti, sale il braccio sinistro. Ruotiamo il braccio morbido. Lo manteniamo perpendicolare, sguardo a terra. Sale la gamba sinistra forte, le dita rivolte in avanti. Scende palmo sinistro sul cuore. Inspiro bene indietro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Ed espiro, chiudo. Ancora una volta. Ed espiro, chiudo. Riapro, distendo nuovamente il braccio sinistro.
ritorna, di nuovo ruotiamo, pieghiamo anche la gamba sinistra, Adho Mukha Svanasana. Lo sguardo è tra le mani, camminiamo con i piedi e ci sediamo. Scivolano i talloni, manteniamo le gambe leggermente piegate. Scivolano in avanti i polpastrelli, agganciamo il lato esterno dei piedi. Allunghiamo bene la colonna, ci allunghiamo bene verso l'alto. Se ce la sentiamo possiamo scivolare un pochino di più. Qualche bel respiro profondo. Se ce la sentiamo possiamo distendere le gambe. Allunghiamo, distendiamo bene la colonna. Qualche bel respiro profondo. Entrambe le mani vanno ad afferrare il piede destro, scivoliamo indietro con il tallone, saliamo. Con la gamba cercheremo di formare un angolo retto, la tibia parallela al pavimento, la schiena dritta, la coscia preme sull'addome, allungo bene. Andremo ad afferrare con la mano sinistra la parte esterna del piede destro, braccio destro parallelo. Accavaliamo, il braccio sinistro avvolge la coscia destra, ci allunghiamo, apriamo lateralmente. Portiamo la mano destra a terra, spinge, la colonna si allunga, si distende. Andremo a portare il mento sopra la spalla destra ben spinta indietro. Manteniamo, apriamo le braccia lateralmente, ritorniamo al centro. Ruoteremo ora verso sinistra, mano sinistra a terra. Allunghiamoci bene verso l'alto. Qualche bel respiro profondo. Ruotiamo il capo, anche in questo caso attenzione alla spalla sinistra, la spingo bene indietro e sempre la gamba, in questo caso la sinistra, forte. Riapro le braccia lateralmente, ritorno al centro, appoggio la pianta del piede internamente, apro lateralmente il ginocchio destro, continuo la rotazione verso destra, mano sinistra sull'esterno del ginocchio destro, mano destra a terra in torsione, allungo bene verso l'alto. Sale il braccio destro, stiro bene il fianco, ci flettiamo lateralmente verso la gamba sinistra, possiamo rimanere così, allungando il fianco e piano piano durante l'espirazione scendere. Oppure chi si sente può afferrare il lato esterno del piede e spingere molto bene indietro la spalla destra. Risaliamo, appoggio a terra la mano destra, ritorno al centro e appoggio la mano sinistra vicino alla destra, scivolo indietro con il tallone sinistro, Baddha Konasana. Qualche bel respiro profondo, spingo con i polpastrelli, apro il petto, appoggio il palmo della mano destra sull'interno della coscia destra, spingo e ruoto il tronco verso sinistra, riporto indietro, appoggio il palmo sinistro sull'interno della coscia sinistra, spingo, allungo la colonna, ruoto il tronco verso destra. Ritorniamo al centro, le mani alle caviglie, inspiro in arco come prima, espiro gobba, inspiro in arco, espiro gobba. Ancora una volta, in arco bene ed espiro gobba. Risaliamo, le mani aiutano le ginocchia a risalire, scivolo con i talloni. Le mani afferrano il lato esterno dei piedi, rimango dove sono più comodo con le gambe piegate oppure le distendo, mantengo la colonna ben allineata. Ora le mani vanno ad afferrare il piede sinistro, risaliamo, portiamo la tibia parallela al pavimento, la colonna si allunga, si distende. La mano destra afferra il taglio esterno del piede, il braccio sinistro rimane parallelo, accavaliamo. Avvolgo la coscia, con il braccio destro apro il sinistro,
Mano copeta a terra, allungo bene la colonna. La gamba destra è forte e attiva. La caviglia è flessa e le dita rivolte verso l'alto. Apro le braccia lateralmente, ritorno al centro, ruoto verso destra. E anche qui allungo, distendo. Mantengo per qualche istante, aiutandomi con i polpastrelli per distendere la colonna. Apro le braccia lateralmente, ritorno al centro, apro il ginocchio lateralmente, continuo la rotazione verso sinistra, mano sinistra a terra, mano destra sul ginocchio sinistro. Sale il braccio sinistro, si porta vicino all'orecchio, allunghiamo, stiriamo il fianco e proviamo a scendere. Intanto manteniamoci leggermente sollevati, in modo da aiutare il fianco con il respiro. Proviamo piano piano a scendere un pochino di più, cercando di non chiudere la spalla sinistra in avanti. Il respiro ci aiuta. Se sentiamo di poterlo fare, con la mano andremo ad afferrare la parte esterna del piede e spingiamo bene la spalla sinistra indietro. Piano piano risaliamo, mano sinistra dietro. Piano piano apro il braccio destro, porto anche la mano destra dietro. Il tallone scivola, Baddha Konasana, spingo e allungo. Come prima, palmo destro sull'interno della coscia destra, spingo e ruoto il tronco a sinistra. Ritorno, spingo con il palmo sinistro, ruoto un pochino il tronco verso destra. Bene, indietro ancora, apro. Porto entrambe le mani sulle caviglie, tiro, apro il petto, espiro, gopa. E ancora inspiro, srotolo. Ed espiro, curvo. Ancora. E curvo. Risaliamo, le mani aiutano le ginocchia a risalire. Arretro con i piedi, polpastrelli a terra, saliamo, ritorniamo in ginocchio, Vajrasana. Appoggiamo il palmo sinistro al centro del petto, proprio sul cuore, il palmo destro sul sinistro. Respiriamo profondamente, proviamo ad ascoltare per qualche istante il nostro cuore che batte. Ascoltiamo il movimento del respiro nel torace e proviamo a chiederci come ci sentiamo in questo momento, quali siano le nostre sensazioni. Andremo ad unire i palmi delle mani, i pollici appoggiati al cuore. Inchiniamo leggermente il capo in avanti e ci ringraziamo per questo tempo così prezioso che ci siamo dedicati. Portiamo i pollici al centro, tra le sopracciglia. Namaste. Vi ringrazio di cuore per aver praticato insieme a me.